Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche generali per la prima metà di agosto e guardate un po' ragazzi, abbiamo il mondo. Amici dell'Aquario, periodo di viaggi, di trasferimenti, di spostamenti, periodo di compimenti e raggiungimento di alcuni risultati per qualcuno. Quando c'è il mondo è sempre la fine di un ciclo e l'inizio di un ciclo nuovo. Andiamo a vedere con i tarocchi di cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come ricordo sempre, dico che le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video, così come anche il mio indirizzo email ed altri link a video che potrebbero interessarvi. Bene, andiamo a vedere cosa vi riserva il futuro. Ragazzi, partiamo con una sacerdotessa al contrario. 3 di pentacoli, 2 di bastoni, asso di coppe, abbiamo la temperanza al contrario, l'imperatore e un 6 di spade. Ragazzi, partire con la sacerdotessa al contrario mi dice che c'è qualcosa che non state o prendendo in considerazione o valutando o proprio vedendo. Il 3 di pentacoli è una carta che parla di collaborazioni, di nuovi progetti. Vedendo anche il mondo, magari per qualcuno si potrebbe trattare di un cambio di casa o di una conclusione di un progetto inerente a uno stabile, mi verrebbe da dire. Il 2 di spade al contrario lo sento un po' vibrare come nella sacerdotessa. Anzi, se ci fate caso, in questo mazzo è proprio rappresentato quasi uguale. Quasi, nel senso che c'è un po' di scusate, c'è un po' di difficoltà ad uscire da qualche tipo di indecisione. Probabilmente dovete prendere una scelta, dovrete affrontare qualche sì, qualche scelta, ragazzi. Tenete presente che normalmente quando c'è la sacerdotessa è una scelta cioè, presa con successo, ma qui è al contrario, come se vi dicessero di farvi guidare un po' di più dal vostro intuito. Anche perché poi, vedendo questo asso di coppe, ho come la sensazione che il canale della ricezione sia un po' chiuso. Andiamo a vedere la sacerdotessa, poi queste carte le guardiamo direttamente con i mini tarocchi. Ragazzi, io intanto vi ricordo che c'è una promozione attiva fino al 31 luglio. Se volete sapere di che lettura si tratta, lo potete scoprire guardando il video sull'oroscopo dell'amore e degli affetti della seconda metà del 2023. Lo trovate nella playlist nell'oroscopo annuale stagionale. Allora, la sacerdotessa è spiegata dal carro e da un 10 di spade al contrario. Qui c'è qualche tipo di viaggio, di spostamento o di questione legata magari anche a un mezzo per qualcuno, un mezzo di trasporto. Mm. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli, vediamo se tirando giù un po' di carte riesco a darvi più informazioni. Asso di bastoni e 9 di pentacoli. Ragazzi, qui è un po' come se vi dicessero di iniziare a lavorare sulla vostra indipendenza, perché qua avete l'asso di bastoni al contrario, normalmente è una non azione quando è al contrario. O parla
del fatto che non vogliate incontrare una persona nello specifico o in generale gli altri perché avete bisogno di prendervi del tempo per voi, di coccolarvi, mi viene da dire riprendere le forze perché già vedo questa temperanza al contrario, però adesso ognuno di voi lo applichi alla propria realtà perché siete comunque tanti. Allora, 2 di bastoni al contrario, spiegato da un re di bastoni al contrario e da un 10 di bastoni al contrario. È come se ci fosse un certo tipo di chiusura, di scelta, di cambio che non vi va giù o che non sapete bene come affrontare. E quindi è come non agisco, resto sulle mie, mi occupo ancora delle mie cose e vediamo come va, mi viene da dire. Non lo so, vi sento molto focalizzati su voi stessi. Andiamo a vedere questo asso di coppe. Asso di pentacoli. Io ho la sensazione che qualcuno qui nutra come una speranza di un ritorno, mi verrebbe da dire. Perché vedendo questo gruppo di carte fa pensare tutto a una relazione romantica, perché abbiamo un cavaliere di coppe e un asso di coppe e un asso di pentacoli. Però qui, in effetti qui c'è anche un re di bastoni, ma qui in qualche modo c'è da lasciarsi indietro qualche cosa con questo 10 di bastoni al contrario e il 10 di spade. Probabilmente è un movimento che ancora non siete pronti o pronte a fare. Però è come se ci dovesse essere il compimento di un ciclo in questa prima parte di agosto. Andiamo a vedere la temperanza. Asso di coppe nuovamente. 4 di coppe, 2 di coppe. Wow. Ho come la sensazione che qualcuno qui abbia bisogno di guarire il cuore e il modo di vivere la relazione. Le relazioni in generale, può anche essere un compromesso lavorativo. Vi dico, secondo me è qualcosa sullo stile affettivo perché ci sono tante coppe, perché comunque o quello o dei viaggi molto forti, o i viaggi, l'indipendenza, il fatto di prendere, partire, andare, o di prendere, partire, fare le proprie scelte, darsi una possibilità, se magari non avete nessuno, questo cavaliere di coppe può essere la possibilità che voi stessi vi date, la possibilità di amarvi, di iniziare qualche cosa di nuovo per voi. È come se ci fosse una sorta di reticenza a voler scendere sì, non volete prendere accordi, è un po' come se, ok, boh, basta, le mie scelte le ho fatte, quello che è stato, adesso devo lasciarmi indietro certe cose, mi costa, ma lo faccio, però adesso basta. E con l'imperatore, ragazzi, sento una presa di posizione. Tenete presente, adesso andiamo a vedere, però potrebbe anche rappresentare una persona, l'imperatore. Amanti al contrario, mago al contrario, fante di bastoni al contrario. Allora, se per voi vibrasse di più come una questione di tipo romantico, è proprio che vi dicono, ok, chiudete il ciclo. Se ci fosse la ruota della fortuna sarebbe un cambiate il ciclo, ma qui è proprio di chiudere il ciclo. Ok, qui si tratta di una questione di amor proprio e di come voi materializzate la vostra stabilità, la vostra sicurezza e non solo in termini economici, perché comunque l'imperatore è una carta che parla di potere mentale, ma proprio in termini di carattere, quanto siete forti caratterialmente, quanto amor proprio avete, quanto siete in grado di non essere manipolati. Andiamo a vedere 6 di spade, perché 6 di spade parla di credenze limitanti, di problemi legati alla famiglia, di infanzia, di viaggi. Abbiamo un 8 di pentacoli, un cavaliere di bastoni e nuovamente l'imperatore. È come se vi dicessero di andare avanti, di concentrarvi sul vostro futuro, sul vostro lavoro, sulla vostra stabilità economica, sulla vostra stabilità in generale.
Però in un certo senso è come se arriva, e tutto questo processo, questo lasciare indietro, questo superare i dubbi, vi possa proprio portare a trovare una nuova stabilità. Il punto è agire, però qui in fondo ce l'avete l'azione. E qui, diciamo, nella prima settimana di agosto che sento un pochettino più di voglia di, come vi posso dire, di culla, voglia di coccole, voglia di stare bene con se stessi, di occuparsi di se stessi, perché c'è bisogno di fare questo lavoro di purga di cui ci parlano i 2-10. Tenete presente che se fosse una questione, sì, di tipo affettivo, qui è come se ci si dovesse lasciare indietro qualche cosa e rimettere le basi, rimettere dei nuovi, delle nuove regole, mi verrebbe da dire, per costruire una relazione più sana. Anche se non avete nessuna ipotesi, il fatto di cambiare il modo di relazionarvi è molto importante qui. Perché? Perché c'è uno scarso amor proprio. Ragazzi, questo imperatore potrebbe rappresentare, come vi dicevo prima, una persona, quindi o la persona di interesse eventualmente, o un capo. Però anche lì è come se vi dicessero sì, di prendere distanza, di non scendere a compromessi, di pensare alla vostra stabilità, però in un certo senso di non scendere a compromessi con questa persona. Ok? Andiamo a vedere ancora un oracolo per terminare la lettura, vediamo che cosa hanno da dirvi. Uh, carta numero 52, riparare. Adoro questa carta. Allora, sta, diciamo, riparando uno stendardo, un festone. La cosa interessante è che cioè, il festone collega lei con l'altra fatina, direi, perché ha le ali, sono due fatine. Questa carta fa riferimento al riparare le connessioni e i collegamenti con qualcuno. Letteralmente è una carta che parla di perdonare. Probabilmente c'è bisogno di fare un lavoro di purga, come vi dicevo qua con questi 2-10, c'è bisogno di o cambiare prospettiva, ricordo che avete il mondo, c'è questo giro a 360 gradi, che normalmente sono cambi positivi, E ripeto, per qualcuno se ci fosse la questione intorno ad un viaggio, Ehm, può essere che si tratti di prendere in mano la situazione, però appunto è una carta che vi consiglia di perdonare voi stessi, perché siamo le persone più difficili da perdonare, principalmente siamo noi stessi, però una volta che poi questa cosa si è integrata, è più facile anche perdonare gli altri. Per perdonare, guardate, quello che faccio io è cercare di far leva, diciamo, sulla mia compassione, no? Quindi cercare di capire che comunque l'altra persona ha il suo momento di evoluzione, che non è necessariamente detto che sia uguale al mio, ehm, e cerco di vedere la persona come me, come una persona che sta imparando qui nella vita e che vede quello che vede, magari non si è resa conto di avermi ferito e si perdona la persona, si cerca di capire che quella persona per il tipo per il livello di evoluzione e coscienza e consapevolezza, scusate, che ha, eh, è così, quindi alla fine è come dire non poteva far diversamente da una persona così, ci si può aspettare solo questo, quindi la perdono. Perdonare, ragazzi, scioglie karma tra voi e la persona, è come riparare il legame, ok? Ma questo non vuol dire che la persona che magari si è comportata male e che magari era anche consapevole che una cosa, che quella cosa lì non si sarebbe dovuta fare, non vi preoccupate che quel karma lì a quella persona resta, nonostante il vostro perdono. Cioè, sono nodi energetici che si creano un po' in modo diverso, ok? Questo ve lo dico perché molte persone restano
attaccate, tra virgolette, a livello energetico con un partner perché pensano che perdonandolo non gli succederà niente per il male che è stato fatto. Non è così, ok? Bene, a parte questa specifica, ragazzi, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere se comunque la lettura vi ha aiutato. Potete mettere like, iscrivervi, condividere, commentare, lasciare una donazione o abbonarvi. Le fasce di abbonamento sono due e per accedere ai video di crescita personale e spirituale è la fascia di prezzo più alta. Con la fascia di prezzo più bassa semplicemente si supporta il canale. Per quello che riguarda invece il percorso individuale che sto proponendo, ci tenevo a dire che è un percorso cucito sulla persona, è un percorso basato sul individuare e trasformare quelle che sono le credenze limitanti che impediscono l'avanzare in un settore che è quello che la persona mi porta e che è il più problematico nella vita, in quel momento. Però tutto questo lavoro che io faccio individualmente è una parte di tutto quello che poi vado a trattare a livello di teoria nella parte della crescita personale e spirituale, negli abbonamenti, ok? Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!